Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi vediamo un altro caso di morte condivisa con trascinamento nell'NDE. Questa volta è una figlia al capezzale della madre morente. E quindi vediamo un attimino cosa successe a questa signora che noi chiamiamo Henrietta. Allora, Henrietta si trovava al capezzale della madre di veramente molto anziana e stava appunto per morire, erano gli ultimi momenti di vita. La figlia Henrietta racconta che improvvisamente la figlia aveva già un'età, era verso i 70 anni, quindi la madre era oltre i 90 anni, quindi Henrietta aveva già 70 anni, che mentre era lì appunto che asciugava un po' la mamma, così la accudiva costantemente tutti i giorni come abbiamo detto, improvvisamente la vide spirare. Come la mamma proprio fece l'ultimo respiro, la stanza improvvisamente fu immersa da una luce, diventò molto luminosa e lei, Henrietta, sentì tutto il suo corpo vibrare. Questa vibrazione scaraventò la sua coscienza, cioè la trasportò fuori dal corpo. Si trovò poi a vedere la camera da una diversa angolazione, da sopra e dal lato sinistro del letto, quindi verso l'alto della camera sul lato sinistro del letto, anziché dal lato destro dove era il suo corpo. Questo dondolio, questa vibrazione era molto confortevole, niente affatto come un brivido, soprattutto non come quando si viaggia in una macchina che prende una curva troppo velocemente e causa nausea. No, non mi sentivo, dice Henrietta, a disagio, semmai al contrario, mi sentivo molto più a mio agio, confortata e tranquilla di quanto non abbia mai provato in vita mia. Non so se ero fuori dal mio corpo o no, perché non riuscivo a rendermene conto. Le altre cose che avvenivano stavano attirando la mia attenzione e stavo incollato alla scena della vita di mia madre, proiettate per tutta la stanza intorno al letto. Quindi iniziò a vedere, proprio come abbiamo visto nell'altra morte condivisa con NDE, la vita della mamma a 360 gradi in questo modo oleografico intorno a tutta la stanza. Quindi insieme alla mamma che rivedeva la sua vita, anche lei poté osservare quello che capitò alla mamma durante tutta la sua vita. Si può nemmeno dire che la camera non ci fosse più. C'era tutta una porzione che non avevo mai notato prima. Lo paragonerei alla sorpresa che si ha se si vive nella stessa casa per molti anni, ma un giorno si trova un vano segreto, si trova una stanza segreta di cui non ne sapevi nulla. Questa cosa sembrava così strana eppure perfettamente naturale allo stesso tempo. Le scene che lampeggiavano intorno a me a mezz'aria mostravano cose che erano cadute a mia madre, alcune delle quali ricordavo e altre non avevo mai visto perché non ero ancora nata o ero troppo piccola. Ho potuto vederle, guardare le stesse scene e di lei certo riconosceva, come mi è parso di capire dalla sua espressione mentre le guardava. Le scene della vita di mia madre mi hanno ricordato i lampi flash fotografici in cui vedevo scene della sua vita come in uno dei primi film 3D degli anni 50. E lei era già fuori dal suo corpo, quindi l'anima della mamma era fuori sospesa assieme a quella della figlia Henrietta. Ho visto mio padre che era scomparso 7 anni prima, lì dove ci sarebbe dovuta essere la testata del letto, ma a questo punto il letto era diventato irrilevante come il resto della stanza. Ero troppo concentrata da quello che stava succedendo, troppo stupefatta da questa scena che mai mi sarei aspettato di vedere. E mio padre stava interagendo con mia madre, che era ormai appunto proiettata fuori dal corpo. Lo guardai diritto in faccia e ricevetti conferma dell'amore che provavano tra loro due e dell'amore che provavano per me.
Ma poi lui tornò di nuovo a concentrarsi su mia madre, a parlarle, a trasmetterle qualcosa, perché non sentivo nessuna voce, nessun rumore, vedevo le espressioni, vedevo mia madre che si rasserenava, vedevo la mamma che cercava di dare una mano al papà, e il papà sembrava molto giovane, pur essendo morto a 79 anni. Ci fu un gran bagliore che riempì completamente la scena e mio padre mi guardò con quell'espressione come quando ci guardava quando era vivo in famiglia, come per dire, quando io e mia mamma ci tardavamo presso qualche negozio magari o a fare una chiacchierata per strada mentre si andava da qualche parte: presto, affrettatevi, dai, forza, coraggio, che dobbiamo andare, datevi una mossa. Questa era l'espressione esatta. Dallo sguardo potei capire che stava dicendo proprio questo a mia madre. Una parte di lei che era trasparente si fermò e, passando attraverso il suo corpo, cioè quindi la mamma ripassò sopra il letto attraverso il corpo e scomparve con mio padre attraverso la luminosità della stanza. La stanza fu come scossa nuovamente da una vibrazione, da una scossa proprio così, e io mi ritrovai catapultata di nuovo nel mio corpo. Mi guardai intorno, la stanza era tutta come doveva essere e non provai nessun dolore per la dipartita della mamma, sentivo solo una grande tenerezza e un grande amore che mi erano rimasti addosso dopo aver assistito al trapasso della mamma in questa forma. Questo quanto ci racconta Henrietta della sua NDE indotta, possiamo definirla così, non c'è un termine scientifico, non c'è un termine corretto, neanche gli studiosi hanno coniato ancora in termine. Comunque, durante questa morte condivisa, anche lei ha avuto la possibilità di assistere almeno una parte del trapasso, come abbiamo visto nella NDE precedente. Scrivetemi qua sotto cosa ne pensate di queste morti condivise con NDE indotta, e con questi due primi video iniziamo a entrare a vedere nuove cose e nuovi tipi di NDE. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete, non vi costa nulla, è gratis, impiegate un secondo, solo il 20% di voi è iscritto al canale e mi aiutate e date un grande supporto al canale. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!